Ciao! Oggi condividerò con voi 6 consigli utili per semplificare e ordinare la vostra casa e di conseguenza la vostra mente. Io sono Miriam e vi do il benvenuto sul mio canale. Gli spazi in cui viviamo influenzano il modo in cui viviamo e come ci sentiamo durante la nostra vita quotidiana. Se vogliamo vivere diversamente, possiamo iniziare questo cambiamento modificando il nostro ambiente abitativo. È ampiamente documentato che riordinare i nostri spazi può aiutarci a mettere ordine nella nostra mente, senza contare il risparmio di tempo e di denaro. Per me la casa è come il mio santuario, un posto dove posso rilassarmi e passare del tempo con me stessa. Allo stesso tempo mi piace vederla come un luogo di incontro, dove posso trascorrere del tempo di qualità con le persone che amo. Il mio obiettivo è tenere una casa pulita e ordinata senza dover stare ogni giorno a pulire ossessivamente, perché, detto sinceramente, ci sono tante altre cose che preferisco fare nel mio tempo libero. Mi piace avere una casa calda e accogliente, ma anche semplice da mantenere. Questa operazione di riordino non ci deve mettere stress, pensando continuamente alle case irrealistiche presenti sulle riviste. Le case sono fatte per viverci e vivere non implica sempre un ordine perfetto. Una prospettiva che mi piace adottare è quella della semplicità consapevole, che consiste nel curare la nostra casa con amore senza diventare esagerati e maniacalmente minimalisti. Per semplificare la vostra casa vi invito a seguire a casa vostra questi semplici suggerimenti. Il cosiddetto decluttering è il primo passo per creare una casa semplice e organizzata. Più oggetti e cose abbiamo sparsi per la casa e più tempo ci vorrà per mantenere tutto pulito e ordinato. Inoltre, anche se non ce ne rendiamo conto, il disordine ci crea confusione e gli oggetti affollano la nostra mente. Inoltre, quando si buttano via le cose inutili e si fa spazio, si prova una sensazione liberatoria e ci si sente più leggeri. Avere meno cose ci dà più libertà e più energia. Pensare a questi benefici è sicuramente motivante, ma fare ordine è un lavoro impegnativo e faticoso. Soprattutto è difficile da portare avanti tra la vita lavorativa, la gestione della famiglia e altri impegni. Una soluzione che ho trovato utile nel mio caso è quella di organizzare delle piccole sessioni di decluttering ogni giorno, da 10 minuti ciascuna. Un'idea può essere quella di dedicarci ad un piccolo spazio della casa ogni giorno, partendo ad esempio dal piano di un comodino e poi passando a un cassetto del bagno e così via. Oppure si può ragionare per categoria, iniziando un giorno dai trucchi per poi passare ai libri, ai piatti e così via. Conservate solo gli oggetti che vi servono e che amate davvero e liberatevi degli altri. Vendeteli, regalateli o buttateli. Dopo aver completato il primo passo con i nostri tempi e senza stress, avremo una casa più libera e che comprende solamente oggetti utili che ci stanno a cuore e che contribuiscono positivamente alla nostra felicità. In questa seconda fase passeremo quindi all'organizzazione di tutte queste cose, sempre con l'obiettivo di creare una casa semplice e che si adatti alle nostre esigenze. Ci sono alcune regole che si possono seguire per rendere la nostra casa più organizzata. Il primo consiglio consiste nel raggruppare le cose in base a uno scopo. Questo suggerimento consiste nell'assegnare a ogni stanza della nostra casa al massimo 2 o 3 scopi principali. Dopo aver capito gli scopi principali di ogni stanza, dovremmo tenere lì solamente gli elementi che contribuiscono positivamente a quegli scopi. Se la camera è il luogo dove mi piace riposare e rilassarmi, terrò lì solo gli oggetti connessi a questo scopo.
Ad esempio, terrò nel mio cassetto del comodino tutti gli oggetti che utilizzo solitamente prima di addormentarmi. Il secondo consiglio è trovare un posto a tutti gli oggetti. Spesso si crea disordine perché non sappiamo dove collocare gli oggetti dopo che li abbiamo usati. Il risultato sarà quello di appoggiarli su qualche superficie in giro per la casa, oppure, nel migliore dei casi, li inseriremo nei soliti cassetti a mucchiatutto. Trovare un posto a tutti gli oggetti ci aiuta a mantenere in ordine. Questo perché ogni volta che useremo una cosa andremo a ricollocarla automaticamente al suo posto, senza dover pensare attivamente a dove possiamo metterla. Il terzo punto è che il disordine attira il disordine. In questa fase si tratta di rendere le cose più facili per noi stessi, in modo che la casa si adatti alle nostre esigenze. Per fare un esempio pratico, il tavolino in sala dove appoggio il computer era spesso un posto dove si accumulavano caricabatterie, fili, auricolari e così via. Per questo ho pensato di appoggiare una scatola lì vicino per mettere tutti questi oggetti all'interno, in modo che possa esserci ordine e allo stesso tempo sia facile ritrovarli. Arrivati a questo punto, ogni stanza della tua casa dovrebbe avere i suoi scopi ed essere organizzata logicamente. Naturalmente, per avere una casa pulita è necessario fare i lavori domestici con regolarità. Rispettando i due precedenti passaggi sarà già un pochino più facile perché avremo pochi oggetti da sistemare. Il punto più importante è iniziare le pulizie con il piede giusto e con motivazione. Per me è stato di aiuto il libro Manuale di pulizie di un monaco buddista di Keisuke Matsumoto. L'autore ci invita a vedere la manutenzione della casa come una sorta di meditazione pratica per trovare armonia e serenità. In questo modo si può vedere il lavoro domestico come un'occasione alla portata di tutti per riconnettersi con se stessi. Dopo tutto questo lavoro è arrivato finalmente il momento di celebrare la nostra determinazione e la nostra nuova e semplice casa. Potremmo ad esempio accendere qualche candela e berci un tè, comprare una nuova piantina, oppure fare un bel bagno caldo in tutta calma. Insomma, è tempo di ritagliarci un momento per noi nella nostra amata casa. Questi erano i miei 4 consigli per semplificare la propria casa. Fatemi sapere nei commenti se vi sono stati utili e se avete altri suggerimenti non esitate a condividerli. Grazie mille per aver guardato fino alla fine. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ogni settimana pubblicherò un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Intanto vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto.